Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata, aspetta. Ciao Andrea! Mi ami? Quanto mi ami? Per molti era un mistero, per altri una certezza. La sola cosa importante è che dopo quel suono non avevi proprio idea di chi ti stava chiamando. Oggi parliamo del compagno di vita di decine e decine di generazioni, i telefoni fissi, che oggi chiamiamo vintage. Ne vedremo curiosità e modelli principali, ma solo dopo la sigla. Una presenza quasi fissa sui vari mercatini dell'antiquariato e in generale sui vari marketplace in internet. Diamo così per scontato i telefoni vintage che di solito non li compriamo mai. Oggi, per una volta, ho infranto io questa abitudine. Ci sembra un oggetto tanto distante oggi, nella società dell'intelligenza artificiale, della tecnologia avanzata. Tanto distante che sicuramente pensiamo, ma il telefono fisso ormai sarà scomparso da ogni casa. E invece no. Non è così. Nel 2023 esistono 26 milioni e mezzo di italiani che usano ancora il telefono fisso, circa il 60% della popolazione over 65. La motivazione per cui viene mantenuto, sempre da questa indagine, è principalmente perché il telefono fisso agli occhi di molti italiani rappresenta ancora una certezza e sicuramente viene mantenuto per un motivo di emergenza. Un 28% di persone lo utilizza ancora per rimanere in contatto con una ristretta cerchia di persone, eludendo tutta la rintracciabilità che si ha col cellulare, ma rimanendo sempre rintracciabile per le persone che vengono scelte. Lui sta lì e squilla sempre, nessuna tariffa, nessuna batteria, rimanendo comunque una certezza. Insomma, la tecnologia, l'eterna connessione con tutto e con tutti, per alcuni è eccessiva. Ed ecco che un mezzo tanto primordiale ritrova dei vantaggi proprio nei suoi limiti naturali. Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione. Ma qual è l'origine della telefonia in Italia? Per farla semplice, nel 1925 in Italia esistevano 5 aziende concessionarie. La vera nazionalizzazione però arrivò nel 1957 e le 5 concessionarie passarono sotto l'ala dell'IRI, Istituto di Ricostruzione Industriale. Nel 1962 comunque queste 5 concessionarie vengono nazionalizzate e nel 1964 nasce la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico. Da qui nascono i telefoni standard che siamo abituati a vedere nelle nostre case. La SIP di fatto ce li noleggiava. I modelli furono molteplici, alcuni erano costruiti in varianti speciali per utilizzi particolari, come centralini, uffici, eccetera. Ho deciso di presentarne 3 in versione da tavola. Ho scelto questi perché sono dei prodotti iconici che tutti noi abbiamo visto e di fatto rappresentano i modelli più utilizzati nelle case degli italiani. Questi 3 modelli, pensate, coprono un arco temporale che va dal 1951 al 1991 e credetemi, praticamente gli anni d'oro della telefonia pubblica. Già, perché poi con le privatizzazioni selvagge degli inizi degli anni 90 la telefonia venne liberalizzata e ogni azienda propose i suoi modelli. Ma vediamoli da vicino questi 3. Siamo qui riuniti nel Palazzo di Vetro. Ha sentito il vetro? Il primo era in bachelite. Sì, ho parlato di questo materiale proprio nello scorso video, lo trovate qui nella scheda. Il suo nome è FACE 1951. FACE è un acronimo e sta per Fabbrica Apparecchiature per Comunicazione Elettriche. Era una sussidiaria dell'americana Standard Electric. I FACE F51, così era il nome del modello, si conquistarono subito la fiducia degli italiani. Era un prodotto di costruzione di qualità elevata. L'ergonomia è ottimale e le linee sono pulite e lucenti. Queste caratteristiche lo resero un prodotto veramente elegante da mettere in casa. Fu prodotto anche da Siemens italiana, dalla Urmet e Safnat. La Ericsson produceva una variante più compatta, che in Italia era fabbricata da Fatme.
Fabbrica, apparecchiature, materiale elettrico. Questa serie di telefoni in bachelite accompagnarono le prime fasi della reindustrializzazione nel secondo dopoguerra italiano. Pronto? Sento niente che parla? Sono il cavaliere La Monica che parla. Sottizza! Ah, sei tu disgraziato, ma dove cazzo stai? Sono a Budapest! La città è stupenda, piena di budapestine! Il secondo telefono che vi presento, per me, della mia generazione, è il telefono. Sto parlando del Siemens S62, il modello costruito dalla Siemens italiana proprio nel 1962. Ha persino un soprannome, pensate, viene chiamato B-grigio. Questo perché la cornetta ed il corpo hanno due tonalità di grigio diverso. Due grigi, B-grigio. Lui è il classico telefono di tutti gli anni 70 e 80. Fu prodotto da diverse aziende. Oltre a Siemens lo costruì SIP, Fatme, Italtel, Fasce Standard e Safnat. Siemens produsse 10 versioni con dicitura edizione ed accanto un numero romano progressivo. Il designer che lo progettò si chiamava Lino Saltini, un designer affermato dell'epoca che aveva prodotto anche altri elettrodomestici di successo. Ad eccezione della prima serie nera, che era in bachelite, tutte le altre erano in materiale termoplastico, in diversi colori. Curiosità, è ancora utilizzabile sulle reti Telecom, perché è l'ultimo operatore ad accettare ancora i telefoni con composizione ad impulsi. Il terzo telefono che ha segnato il passo della nostra vita quotidiana è lui, il Sirio. Tutti quelli che l'hanno usato se lo ricorderanno così. Potrei fare una telefonata. Pronto Mario, come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici. Sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e sta male. Questo telefono è stato disegnato dal Centro Stile Giugiaro nel 1987. Si pensò ad un apparecchio dalle linee semplici e arrotondate. Progettato per la produzione su larga scala, la colorazione principale era avorio con mascherina blu avio, ma successivamente fu disponibile in diverse colorazioni. Fu il primo telefono fisso in Italia predisposto alla selezione con toni di TMF a multifrequenza, che più o meno suonano così. Un tasto sul retro permetteva di scegliere se comporre il numero in DTMF oppure a sequenza di impulsi, come il modello precedente, il famoso tut tra un numero e l'altro. Inoltre possedeva il tasto R, che nessuno capiva poi a cosa servisse. In realtà serviva per mettere in attesa un interlocutore nel caso che il telefono fosse utilizzato con un centralino. Poi c'era il tasto RP, che permetteva di richiamare l'ultimo numero inserito. E qui fiumi di divorzi per il marito o la moglie di turno che schiacciando proprio quel bottone scoprivano il malfatto. No, sto scherzando. Se già esiste un neocollezionismo dei primi cellulari, ne esiste anche uno per gli amanti dei nostri telefoni fissi. I telefoni vintage vengono riscoperti nelle soffitte, nelle case dei nonni, nei mercatini e vengono restaurati, colorati, riutilizzati in modo creativo, oppure come elementi di arredo. In rete è facile reperire i componenti su molte piattaforme, grazie ai quali è possibile completarli e restaurarli. I prezzi per un F51 in bachelite in ottime condizioni vanno da 90 euro in su, mentre i big grigi S62 partono dalle 15 euro per poi arrivare al Sirio, il più giovane di tutti, che si trova sulle 5-10 euro. Ovviamente i colori rari fanno triplicare il valore. Ad esempio l'S62, il big grigio, è molto raro nella versione trasparente e quella avorio, che fa schizzare il suo valore alle stelle. Lo so, ti vedo. Adesso che stai guardando questo video probabilmente stai pensando: ma io quello ce l'ho in soffitta o ce l'ho nella cantina della nonna. L'influenza dei telefoni fissi nel nostro immaginario collettivo è ancora considerevole e per capirlo basta guardare il mondo delle immagini a scopo pubblicitario, che sono sempre l'elemento perfetto per capire gli usi e costumi della società. Le icone che vengono usate per la grafica e web riguardanti i contatti telefonici sono ancora per lo più rappresentanti la forma del telefono anni 50, quel trapezio con il disco al centro e la cornetta sopra. Nella testa di tutti noi significano ancora telefono. E cosa dire poi del mezzo più usato oggi per le nostre comunicazioni?
Sì, sto parlando di lui, del logo di WhatsApp. Il social, infatti, nel suo logo non ha una tastiera di uno smartphone, ma a lei, la nostra amata cornetta. Insomma, in fondo i nostri telefoni fissi, che oggi chiamiamo vintage, rimangono parte di noi e stanno lì a raccontarci chi eravamo, ma ci ricordano anche che il tempo passa ed il cambiamento è l'unica costante della vita.